Allora, oggi facciamo le mie 3 colazioni preferite per una domenica a casa. Iniziamo! Come prima ricetta prepariamo delle crepes alla Nutella senza uova. In una ciotola mettiamo 360 g di latte vegetale, tipo avena, mandorla o soia, un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di olio di semi, un cucchiaino di estratto di vaniglia e un pizzico di sale. Mescoliamo gli ingredienti con una frusta fino a quando sono ben combinati. Poi aggiungiamo 150 g di farina. Mescoliamo bene con una frusta cercando di eliminare tutti i grumi che effettivamente sono difficili da rimuovere. Quindi se vogliamo fare proprio una pastella senza grumi sarebbe meglio frullare il tutto con un frullatore ad immersione oppure frullare tutti gli ingredienti in un frullatore normale. Alla fine dovremmo avere una pastella liscia e abbastanza liquida. Ora prendiamo una padella antiaderente e la scaldiamo. Noi ne usiamo una di 28 cm di diametro, ma si può usare qualsiasi dimensione. Per fare delle crepes perfette, la padella deve essere ben calda, ma la fiamma medio-bassa. Quindi lasciamo che la padella si riscaldi per un minuto, poi oliamo la padella con un goccio d'olio di semi, spargendolo con della carta da cucina, e aggiungiamo 3/4 di un mestolo di pastella. Ruotiamo la padella mentre aggiungiamo la pastella, fino a quando è ben distribuita su tutta la padella. Scusate le rime. Questo potrebbe richiedere un po' di pratica, quindi se non riusciamo al primo tentativo non scoraggiamoci. Possiamo sempre risolvere aggiungendo dell'altra pastella e spargendola sui punti scoperti con il dorso di un cucchiaio. Cuociamo la crepe da un lato per circa 2 o 3 minuti, poi la giriamo delicatamente con l'aiuto di una spatola e continuiamo a cuocere per un altro minuto o 2, fino a quando è dorata ma non troppo asciutta. Trasferiamo la crepe su un piatto e rivediamo fino ad esaurire la pastella. Una volta cotte, le crepe dovrebbero essere sottili e leggere, facili da rotolare o da piegare. Se la pastella è troppo densa, sarà difficile spargerla sulla padella e fare una crepe sottile. In questo caso basta aggiungere un po' di latte in più per allungare il composto. Diamo una mescolata veloce e proviamo di nuovo. Inoltre, se vogliamo dare un po' di colore alla pastella per farla sembrare più simile a quella delle crepes classiche con le uova, possiamo aggiungere un pizzico di curcuma in polvere. Io di solito faccio così quando voglio far mangiare le crepe senza uova ai miei genitori un po' abitudinari, che se le crepe non sono gialle non le mangiano. Ok, faccio vedere i passaggi un'ultima volta. Prima ungiamo la padella con dell'olio, poi aggiungiamo 3/4 di un mestolo di pastella, ruotiamo la padella per distribuire il composto e cuociamo per circa 3 minuti da un lato e un altro minuto o 2 dall'altro. Con un po' di pratica saremo in grado di ottenere circa 7-8 crepes sottili e leggere. Poi il nostro modo preferito di servire le crepes è quello di riempirle con la Nutella fatta in casa. Allora, fare la Nutella a casa è semplicissimo, ma avremo bisogno di un frullatore o di un robot da cucina abbastanza potenti. Tostiamo 400 g di nocciole in forno già caldo a 180 gradi per 8 minuti. Lasciamo raffreddare leggermente le nocciole. Poi, se abbiamo usato nocciole non pelate, rimuoviamo parte della pellicina sottile, quella marroncina, strofinando le nocciole tra le mani. Possiamo anche usare le nocciole già pelate se preferiamo saltare questo passaggio. Mettiamo le nocciole nel frullatore. Aggiungiamo mezzo cucchiaino di olio di semi e frulliamo fino ad ottenere una crema di nocciole. Se vediamo che il frullatore fa fatica, possiamo aggiungere un altro mezzo cucchiaino di olio di semi. Adesso dobbiamo solo mettere 3 cucchiai di cacao in polvere amaro, un dolcificante di nostra scelta e frullare di nuovo fino a quando la Nutella fatta in casa è pronta. Io di solito preferisco usare lo zucchero per dolcificare la Nutella, in questo caso 2 o 3 cucchiai ne bastano. Trovo che lo zucchero sia più facile da frullare e che la Nutella sia poi facile da spalmare. Anche lo sciroppo d'acero funziona, abbiamo provato, ma è abbastanza costoso se utilizzato in queste dosi e più difficile da gestire. Nelle nostre prove la Nutella è risultata più densa e abbiamo dovuto aggiungere più olio. In ogni caso, alla fine vogliamo ottenere una crema di nocciole liscia che potremo conservare in frigorifero, in un barattolo, per un paio di mesi. La Nutella poi si addenserà un po' quando si raffredda. Una nota veloce, noi abbiamo fatto questa ricetta della Nutella tantissime volte, almeno 10, e ogni volta la Nutella risulta un po' più densa o un po' più liquida. Penso che dipenda dal contenuto di olio nelle nocciole, quindi non preoccuparti se la tua Nutella non è esattamente come la nostra. Alla fine il sapore sarà delizioso e naturale lo stesso. Quindi, tornando alle crepes, spalmiamo la Nutella su una metà, poi pieghiamo la crepe a metà, poi di nuovo a metà per formare un triangolo e la mettiamo su un piatto. Noi serviamo 2 o 3 crepes a persona. Poi, per rendere le crepes ancora più golose, possiamo aggiungere delle fette di banana sopra la Nutella. Pieghiamo le crepes a metà, poi di nuovo a metà e le mettiamo sul piatto. Spolveriamo le crepes con zucchero a velo, qualche lampone qua e là, qualche nocciola fatta a pezzetti e altra Nutella fatta colare sopra. Ed ecco qua, una ricetta perfetta per una colazione speciale.
Queste crepes sono facili da preparare con ingredienti semplicissimi. Oh my god. Wow, it's perfect. Look at this. E spero che vi piacciono tanto quanto piacciono a me. You wanna try? Come seconda ricetta facciamo un banana bread facile che si prepara in una sola ciotola e con una forchetta. Prima di tutto scaldiamo il forno a 180 gradi, poi in una ciotola mettiamo 3 banane molto mature. Più mature sono, meglio è. Per esempio, ottime sono quelle con la buccia scura. Le banane saranno più dolci in questo modo. Schiacciamo le banane con una forchetta fino a ottenere una purea, ma va bene se rimane qualche pezzettino di banana. Nella stessa ciotola aggiungiamo 60 g di latte vegetale, qui noi usiamo latte di avena, 50 g di olio di semi e 100 g di zucchero. Ora mettiamo 2 cucchiaini di estratto di vaniglia e un pizzico di sale. Poi mescoliamo con una forchetta finché gli ingredienti sono ben amalgamati. Per finire aggiungiamo 300 g di farina agli ingredienti liquidi, tutta in una volta, e 2 cucchiaini, che sono circa 6 g, di lievito per dolci in polvere. Con la stessa forchetta mescoliamo le polveri con gli ingredienti liquidi. Quando si fa questo tipo di preparazioni è molto importante non mescolare troppo l'impasto. Impastare troppo renderà il dolce più pesante e gommoso e non molto gradevole da mangiare. Quindi mescoliamo con una forchetta delicatamente fino a quando i liquidi hanno assorbito la farina e non preoccupiamoci troppo se ci sono dei grumi nell'impasto. Per questo banana bread dovremo avere un impasto abbastanza denso, visto che le banane rilasceranno umidità in cottura. Poi volendo, qui possiamo aggiungere delle noci spezzettate, delle gocce di cioccolata fondente o anche entrambe le cose, ma a noi il banana bread piace semplice così com'è, quindi io non aggiungo niente dentro. Ora travasiamo l'impasto in uno stampo per plum cake rivestito di carta da forno. Qui devo ammettere che è difficile usare la forchetta, quindi prendo la mia fedele spatola in silicone per non sprecare nemmeno una goccia di banana bread. La nostra teglia è da 23 cm x 12. Livelliamo la parte superiore con la spatola, poi cuociamo in forno statico già caldo a 180 gradi per 45-50 minuti. Poi, visto che ogni forno è leggermente diverso, ricordiamoci di fare il test dello stuzzicadenti prima di sfornare il banana bread. Se lo stuzzicadenti esce asciutto, allora il dolce è pronto. Noi cuociamo il nostro per esattamente 48 minuti e comunque non dovrebbero volercene più di 50. Togliamo il dolce dallo stampo e lo mettiamo a raffreddare su una griglia o anche su di un piatto. Deve raffreddare quasi completamente prima di poter essere mangiato, quindi dopo circa un'ora possiamo tagliare il nostro banana bread. Sarebbe meglio con un coltello da pane. Ecco, si affetta perfettamente anche se non ci sono uova o sostituti delle uova. È un dolce con una mollica compatta e umida al punto giusto. Si taglia perfettamente ed è adatto sia alla colazione che come merenda di metà mattina o pomeriggio. Dato che usiamo solo ingredienti semplici, possiamo assaporare appieno il sapore della banana. E naturalmente, per renderlo ancora più goloso, possiamo spalmarci sopra un po' di marmellata o ancora meglio la nostra Nutella fatta in casa. It's perfect. Oh my god. Come terza ricetta prepariamo un French toast sempre senza uova, leggermente tostato all'esterno e morbidissimo all'interno. Per prepararlo avremo bisogno di 6 fette di pane. Il pane perfetto per fare il French toast deve essere tenero all'interno, con una mollica compatta e con una crosta non troppo dura all'esterno. Qui noi usiamo una pagnotta di pane bianco vecchio di un giorno o 2 e lo tagliamo a fette spesse circa 2,5 cm. Poi, se non abbiamo a disposizione il pane vecchio di un giorno, possiamo semplicemente lasciarlo asciugare per circa 15 minuti nel forno ad 80 gradi. Adesso in un contenitore abbastanza grande da contenere 2 fette di pane mettiamo 350 g di latte vegetale, tipo avena o mandorla, 50 g di zucchero, 40 g di farina, un cucchiaio di estratto di vaniglia, un cucchiaino di cannella, un po' di noce moscata grattugiata e un pizzico di sale. Mescoliamo con una frusta per amalgamare tutti gli ingredienti. Questo mix ci servirà per riempire il pane di sapore. Ora, in una padella antiaderente facciamo sciogliere un cucchiaio di margarina che sia 100% vegetale e di buona qualità, ovvero senza grassi idrogenati e magari anche senza oli di palma. Mentre la padella si scalda, immergiamo 2 fette di pane nel liquido. Qui il tempo di ammollo dipende un po' da quanto è vecchio il pane e anche dal tipo di pane. Nel mio caso io lo immergo per 1 minuto per lato, fino a quando il liquido penetra in profondità nel pane. Ma se dovessimo utilizzare un pane più morbido potrebbe volerci meno tempo. In ogni caso assicuriamoci che il pane assorba il liquido, ma senza diventare molliccio e senza sgretolarsi. La mollica alla fine deve comunque rimanere compatta. Trasferiamo il pane nella padella calda e cuociamo a fuoco medio-basso fino a quando è ben tostato e croccante e in superficie. Poi lo giriamo e facciamo lo stesso dall'altro lato. Dovrebbero volerci dai 2 ai 4 minuti, a seconda del tipo di pane.
quindi teniamolo d'occhio. Poi possiamo cuocere più fette alla volta, quelle che entrano nella padella, però se la padella diventa troppo asciutta dobbiamo aggiungere altra margarina. Alla fine vogliamo che il pane sia ben dorato e marroncino all'esterno e morbido e soffice all'interno. Trasferiamo il pane tostato su un piatto e ripetiamo finché abbiamo cotto tutte le fette di pane. Con le nostre dosi riusciamo ad ottenere 6 fette, che sono circa 3 porzioni di French toast. Quindi ciò che è molto importante quando si fa il French toast è che il pane sia ben inzuppato, ma con una mollica comunque compatta. Poi manteniamo la padella ben imburrata per evitare che il pane si bruci. Ora che abbiamo finito di cuocere, possiamo servire il French toast. Disponiamo una fetta di toast su un piatto, mettiamo sopra un pezzettino di margarina e una spolverata di zucchero a velo. Poi disponiamo una seconda fetta di French toast sopra l'altra fetta, ma in diagonale. Come prima aggiungiamo la margarina e lo zucchero a velo. Per completare aggiungiamo un filo di sciroppo d'acero che sia puro al 100%, alcuni mirtilli e lamponi qua e là, e siamo pronti per mangiare questa semplice ma allo stesso tempo indulgente delizia. Il French toast è croccante all'esterno, caldo e soffice all'interno. Morbido, è morbidissimo. E con quell'invitante aroma di cannella e noce moscata è davvero difficile da resistere. This is crazy. Grazie mille per aver guardato il video. Come sempre non dimenticate di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!